Vishnu, che era il capo degli dei indù, abitava in un castello grandissimo insieme a tantissimi altri dei. Questo castello aveva una porta fatta di legno di quercia, resistentissima, grossissima, inapribile, se non dall'interno. Un giorno Vishnu doveva andare per un viaggio per incontrare degli altri dei che non abitavano in quel castello. Però era molto preoccupato perché ogni volta che lui lasciava il castello, gli altri dei combinavano dei casini. Ma questa volta gli dei lo rassicurarono e gli dissero: «Non ti preoccupare, Vishnu, ce la caveremo, non apriremo a nessuno». E Vishnu, a malincuore, decise di partire. Passarono le ore e tutto sembrava andare bene questa volta. Però a un tratto si sentì proprio questo. Gli dei cominciarono ad avere paura. Uno degli dei si fece coraggio e si avvicinò alla porta. La aprì e non fece in tempo nemmeno ad aprirla poco poco che subito entrò un mostro bruttissimo, viscido, orrendo, che faceva paura in maniera incredibile. Questo mostro non aveva gli occhi, anzi aveva gli occhi nelle mani, e gridava e parlava e diceva: «Io sono il mostro della paura e mi nutro della vostra paura». E allora gli dei cominciarono a correre a destra e a sinistra e a urlare, a fare tutto ciò che si fa quando si ha paura. E facendo questo, il mostro cominciava a crescere, a diventare sempre più grande. Vishnu, intanto, era riuscito a tornare prima del previsto e quando era fuori dal castello notò che la porta era aperta. Udì delle grida incredibili, sia dal mostro che dagli altri dei che ancora correvano, si nascondevano sotto i tavoli, negli armadi, dappertutto. E capì subito che si trattava del mostro della paura. Allora entrò e invece di indietreggiare si avvicinò al mostro e gli disse semplicemente: «Siediti, mangia qualcosa con noi». E il mostro cominciò a diventare un po' più piccolo. Gli altri dei si presero un po' di coraggio e si sedettero insieme a Vishnu e al mostro della paura. Vishnu disse al mostro di servirsi pure, di prendere qualsiasi cosa avesse desiderato, e il mostro continuò a diventare più piccolo. Poi Vishnu cominciò a ridere, a raccontare delle barzellette, e anche gli altri dei cominciarono a ridere. E il mostro della paura diventò sempre più piccolo, tant'è che anche gli altri dei cominciarono a farsi gioco di lui. Il mostro della paura divenne più piccolo di un topolino, cercò di scappare via, ma non gli fu possibile. Gli dei lo catturarono e decisero di tenerlo al castello per ricordarsi alcune cose importanti che Vishnu stesso disse loro. Non nutrite il mostro della paura e coltivate il senso dell'umorismo.